Messaggio della Beata Vergine Maria alla sua amata figlia Luz de Maria. Durante la festa di Nostra Signora di Fatima. 13 maggio 2012. Amati figli del mio cuore immacolato. Il mio cuore implorante davanti al trono della Santissima Trinità non smette di intercedere per ognuno dei miei figli. Vi esorto nuovamente alla conversione, non sottovalutate questo stesso istante per donarvi in tutta coscienza a mio figlio, che è cammino, verità e vita. Quanti miracoli dovranno ancora vedere i vostri occhi per aprirvi a ciò che è solo amore? Il caos regna sovrano e in questo istante i miracoli si manifestano continuamente, ma voi non li vedete, non li sentite, la bontà divina non penetra nel vostro cuore e non riesce a intenerirlo. Figli, soffrirete quando il potere e il dominio dei tentacoli dell'Anticristo macchieranno tutta l'umanità. Questi tentacoli debilitano la mente e assoggettano il pensiero, inducendo l'uomo ad agire contrariamente agli insegnamenti di mio figlio. Il nemico dell'umanità si muove in fretta, non è mai lontano. Si è annidato tra le nazioni e ha predisposto la rapida esecuzione dei suoi disegni contro i miei figli, il suo marchio è già stato impresso nel corpo umano e si è diffuso rapidamente. La missione dell'Anticristo è la sottomissione dell'uomo, per questo motivo, prima di quanto immaginate il male affretterà i suoi piani per piegarvi, inizialmente tramite il cibo e la salute, per poi controllarvi totalmente una volta che avrete perso la volontà. Il libero arbitrio si assoggetterà agli ordini di colui che ingannerà l'uomo, il figlio delle tenebre sarà innalzato con il consenso dei suoi seguaci. Lo sfruttamento della dignità umana, la creazione dell'energia atomica, l'alterazione e la contaminazione degli alimenti, l'abuso della tecnologia, rappresentano alcuni di quei tentacoli che l'Anticristo ha architettato da tempo per degradarvi. L'incredulità alimenta il male e gli conferisce i mezzi per attaccare senza pietà chi, rinunciando a mio figlio, si arrende a qualunque stratagemma del male lo raggiunga. La famiglia per cui vi chiedo di pregare è quella che si trova nel campo di concentramento dove i seguaci dell'Anticristo cancellano le menti dei bambini, dei giovani e degli adulti, inducendoli a perdere i loro valori a causa del mostro rappresentato dalla televisione. Le dipendenze si diffondono con il vento tra la gioventù fuori controllo e senza guida. Miei amati, non continuate a respingere le mie chiamate, tutto questo fa parte della dolorosa realtà di un'umanità sottomessa al dominio dei potenti e della tremenda lotta per un governo unico. Non camminate nelle tenebre, guardate in alto, il firmamento, opera della mano creatrice del Padre, risplende e vi invita a guardare oltre a ciò che vedono i vostri occhi. Non siete soli, i miei messaggeri celesti, uniti nella volontà di mio figlio, vi guideranno se glielo chiederete con amore, con fede e coscienza. Amati figli del mio cuore immacolato. Pregate per il Giappone. Pregate per il Nepal. Pregate per l'Italia, perché la sede della chiesa di mio figlio si spaventerà causando costernazione. Figli, prendete coscienza delle mie chiamate e gridate misericordia al Signore delle Messi. I coltivatori hanno abbandonato i campi senza raccoglierne i frutti e gli avvoltoi li stanno divorando senza pietà. Unitevi in un solo cuore, che batte al ritmo dell'amore divino, fermate il male. L'unità dei miei figli è una muraglia di fronte alla quale il male retrocede. Vivete come fratelli e, uniti e consacrati al mio cuore immacolato, vincerete. Io vi conduco lungo sentieri di pace, forza e fede verso mio figlio. Secondo la sua volontà, tutti devono essere salvati. Non temete, io sono qui, sono la madre dell'umanità. La sicurezza della seconda venuta di mio figlio annulla tutta la disperazione del suo popolo. Siate coscienti di quello che vi aspetta guardando mio figlio resuscitato. Mantenete la fede, benedico la vostra anima in questo giorno speciale. Vi amo, siete i miei figli. Maria Madre.